qui tra Lucera e Foggia e non so se vi ricordate, la scorsa settimana ho pubblicato e innanzitutto vorrei che qualcuno si connettesse così mi dice se l'audio si sente perché oggi ho messo un microfono e la scorsa settimana ho pubblicato un video in diretta per la serie Da un prato può nascere un piatto. Beh, io l'ho messa come, un po' come provocazione, no? È stata una provocazione perché in effetti tutti i piatti nascono dai prati, nascono dalla terra. Però il mio invito era quello di portarvi a riflettere sul fatto che in effetti cioè, non è scontato, non è così tanto scontato che da un piatto possa nascere, cioè da un prato possa nascere un piatto. Ora io qui mi trovo in una campagna dove farò la raccolta insieme a voi dei cardoncelli selvatici. I cardoncelli sono praticamente una pianta spontanea che nasce qui in provincia di Foggia e niente, praticamente sarebbe il cardo mariano piccolo, una versione miniaturizzata. Adesso vi mostro il cardo mariano qual è e poi andiamo nel prato, andiamo a raccogliere invece quelli che sono i cardoncelli, quelli che da noi, che non sono da confondere con il cardone, cioè con il cardo che è praticamente il cardoncello fungo. Questa è una pianta. Vi mostro qual è quello grande e poi un attimo di pazienza. Vabbè, innanzitutto vedete che bella location. Questo è un pozzo, si chiama Pozzo di Santa Caterina. Adesso vi faccio vedere il cardone grande. Allora, questo, per darvi un'idea, questa è la mia mano e questo è il cardone grande. Vi voglio comunque mettere a conoscenza del fatto che su questo cardone farò un video con le patate, quindi anche su questo faremo una ricetta. Mentre vi riporto qui che è una veduta bellissima, Pozzo di Santa Caterina, vi faccio una panoramica di quello che è attorno a me. Purtroppo il sole ce l'abbiamo di faccia. Vabbè, questa è la mia macchina, qui il doblò magico. E niente, adesso invece ci rechiamo sul prato, incolto chiaramente, e andiamo a fare la raccolta dei cardoncelli. I cardoncelli sono questi, adesso vi faccio vedere. Scusate un po' il movimento della telecamera, ma poi andremo a stabilizzare la cosa su un cavalletto. Allora, il cardoncello è questo qua. Vi faccio vedere. Sono questi. Vedete come sono piccoli. Ok, questa è una, diciamo, hanno sempre la stessa caratteristica di avere queste foglie un po' appuntite, un po' con queste spine. Però queste sono più sottili e diciamo sono anche di facile pulizia rispetto a quelli grandi. Allora, adesso io metterò diciamo, la fotocamera sul calletto, indosserò chiaramente i guanti perché questo è comunque spinoso e vado a fare la raccolta dei cardoncelli. Ecco, uno qui l'avevo già staccato, ve lo voglio far vedere meglio. Allora, vedete, è molto 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 delicato, molto tenero. Questa è la radice e questa è la parte frontale. Questo adesso vi faccio vedere come si fa la pulizia e poi vado a fare la raccolta. Ok, spero che si veda, sì, un attimo solo che indosso i guanti, così sarà più facile. Ok, quindi raccolto il cardoncello, si opera in questo modo. Prendete una foglia, andate a mettere praticamente la parte con le spine in mezzo alle dita in questo modo e tirate via. Quello che vi rimarrà sarà una parte della foglia e una parte della radice. Questa è la parte che va a essere consumata. Chiaramente bisogna lavarlo. Vedete? Io adesso sto facendo questa operazione con la telecamera in mezzo, quindi per me non è molto semplice, però poi comunque
spero di riuscire a fare una diretta sulla preparazione indoor, quindi andiamo in cucina e andiamo a fare una ricetta con le orecchiette ai cardongelli, che è una cosa che si fa in questo periodo di, diciamo, post Pasqua. Questo è il periodo primaverile per eccellenza, siamo in primavera piena e questi tra un po' spigano, quindi non saranno neanche più buoni da mangiare perché saranno troppo grandi. Infatti ora li dovrò scegliere un po' più piccolini, perché ne vedo parecchi, però sono già ormai spigati. Cercate di rimuovere tutte le spine, io non vedo attraverso il telefono purtroppo. Ok, diciamo grosso modo, mi perdonerete se non è completamente pulito, grosso modo si presenta così alla fine. Poi dopo averne raccolto qualcuno un po' più grandicello, ve lo faccio vedere come si deve, cioè la pulizia la faccio vedere come si deve. Ok? Allora, io adesso ci metterò una decina di minuti, quindi per chi mi vuole guardare si godrà questo panorama, più che altro questo verde che riempie lo sguardo, che riempie la vista, ascolterà i rumori, quindi i suoni della natura, gli uccellini che sono qui presenti. Io adesso vi do un paesaggio fisso con Lucera, vi mostro subito, Lucera alle mie spalle e io sarò in mezzo ai prati, qui di fronte a voi a raccogliere. Ok. Immaginate un bel quadro in movimento. Ok? A tra poco. Io non so se la telecamera, cioè se il microfono riesce a prendere da questa distanza. Allora, ragazzi, i profumi che si sentono su questo prato sono qualcosa di veramente fenomenale, eccezionale. Beh, io andrò un po' più avanti, perché qui quelli più piccoli sono finiti. Cercherò qualcos'altro qui, in questa zona. Poi vi farò fare un'esplorazione invece di questo prato, vi farò vedere quante altre varietà alimentari ci sono. Abbiamo la rucola selvatica, abbiamo i nostri ormai conosciutissimi lampascioni. Mi sa che devo avvicinarmi alla telecamera perché questa zona ne è sprovvista di cardongelli, invece verso la telecamera era pieno.
Qui ce n'è uno. Bisogna stare attenti a non tranciare le foglie troppo vicine alla radice. Chiaramente mi perdonerete, io sono solo nelle dirette, perché in campagna chiaramente siamo ancora in una fase di, passatemi il termine, semi-lockdown, cioè non ci si può muovere in compagnia, quindi io preferisco stare qui in questa campagna, sul soletto, però sono venuto a procurare da mangiare. Ok, anche perché approfitto, questa è una cultura botanica che ormai si è persa, cioè è per poche persone, ecco, diciamo così, pochi fortunati sono quelli che ancora possono permettersi il lusso anche di conoscere queste piante, perché purtroppo si stanno perdendo queste tradizioni con il tempo. Vi do una come dire, una curiosità. Tenete presente che queste piante, i cardoncelli, nel periodo di Pasqua a Foggia costano 10 euro al chilo. Però voglio dire, io posso anche capirli in parte, perché per la raccolta di questa pianta spesso si devono raggiungere punti un po' impervi, e soprattutto il problema grosso è proprio questo, è la pulizia, perché loro non li vendono sporchi, loro li vendono puliti, però chiaramente c'è bisogno di sfasciarsi un po' le dita delle mani. Con un buon paio di guanti questa cosa viene come dire un po' a mancare, cioè per fortuna ci si tutela un attimo, però quando li pulisci lo senti che comunque c'è la spina che ti passa tra le dita. Vabbè, la distanza forse è eccessiva, mi avvicino, ve lo voglio far vedere, così risulta pulito. Poi se scrivete nei commenti, insomma, quello che è la vostra curiosità, come li fate voi, come li preparate, io sono felicissimo di questo. Queste spinette centrali qui vanno tutte comunque rimosse. Ok? Però questo lo facciamo meglio a casa. Io adesso qui non li sto pulendo. Poi in laboratorio li andrò a pulire. Spero oggi di riprendere una diretta, così poi magari ne monto un video complessivo dalle 2 dirette. E niente, vabbè, comunque dalle 2 dirette si potrà ottenere poi una ricetta completa, che sarà le orecchiette con i cardoncelli. Ok, e continuiamo la raccolta. Eccolo qua, qui ce ne sono altri. Beh, questa è una zona molto ricca, ecco. Solitamente queste piante non sono così facili da trovare, soprattutto qui giù, diciamo in pianura, perché queste crescono più sul Gargano, sui prati dove ci sono gli animali al pascolo, quindi le mucche podoliche, tutto ciò che è un po' più selvatico, e questi stanno lì beati, crescono beatamente, sono delle piante pluriennali, cioè ora muoiono comunque, cioè insomma viene fuori il fiore, che viene fuori dal centro, qui è un fiore viola molto molto bello, e poi l'anno successivo ricrescono dalle radici stesse. Ok, vado avanti nel raccolto. Qui ne ho ucciso uno, mannaggia. Questa sarà felice mia madre, che domani mi preparerà il brodetto con i cardoncelli e le cicoriette. Questo è un piatto tipico della Pasqua di Foggia. Questo l'ho massacrato proprio. Vabbè, ci prendiamo la parte centrale. Brodetto, dicevo, si fa uno spezzatino di agnello, chiaramente si lessano le verdure da parte, poi dopo aver cotto lo spezzatino di agnello semplicemente si creano degli strati di verdura, carne, quindi si inizia con uno strato di verdure lesse, regolarmente sono queste amare che devono ricordare il discorso della Pasqua, quindi si inizia con la cicorietta e il cardoncello lessati sotto, poi si mette uno strato di pecorino, un po' di carne, poi si mette ancora la verdura,
e si procede a strati. Poi diciamo, questa stratificazione viene rimessa sul fuoco a cuocere, tutto diventerà un tutt'uno. Da parte si sbattono delle uova, alla fine della cottura si versa l'uovo battuto nel tegamino e si copre con il coperchio. Qui c'è una vespa che mi vuole uccidere. Niente, una volta che si copre con il coperchio, si lascia cuocere l'uovo e automaticamente diventerà una sorta di sformato, si tagliano proprio queste fettine e si consuma il giorno della Pasqua. Forse in questi giorni lo prepariamo, vediamo un attimo. Comunque, diciamo, dal brodetto, da questo cardoncello si prepara anche il brodetto. Questo a Foggia, questo lavoro che vi sto mostrando io adesso, era un lavoro che era in mano a diciamo, chiamiamola fascia sociale, non lo so, adesso i terrazzoni, cioè praticamente veniva operata questa raccolta spontanea da questo gruppo di persone che nelle diverse stagioni si recava nelle campagne a raccogliere i frutti spontanei della terra e chiaramente questi venivano poi venduti. Da noi si consumavano le rane, quindi i terrazzani andavano dove c'erano le zone lacustri, le zone paludose, e cioè andavano a fare praticamente non la raccolta, in quel caso lì andavano a catturare le rane proprio. E le rane che venivano chiamate i cantator, perché se qualcuno di voi avrà potuto sentire una rana come fa in mezzo a una campagna, insomma, sembra quasi un canto. Molto molto simpatica come cosa. Io nel frattempo cerco di non cadere e di raccogliere qualcun altro, anche perché poi il volume di raccolta è tanto, però poi quello che rimane da questo raccolto è veramente poco, che avete visto, perdono praticamente quasi tutto il fogliame, per fortuna, altrimenti diventerebbe anche difficile digerirlo, pieno di spine. Ok, vabbè, sposto un po' la telecamera indietro così, perché questa è una zona piena e starei fuori dalla portata della telecamera. I cardungil, ok? L'orgoglio di mamma. Questa è proprio è la pianta che mia madre ama di più in assoluto da cucinare. Nonna Anna. Allora, sposto indietro la telecamera perché questa è una zona piena, poi non mi vedreste uscire fuori portata. Allora. Vediamo. Sì. Mi date solo conferma che l'audio si sente? Se qualcuno mi può mettere nei commenti se si sente l'audio, perché io purtroppo, ripeto, sono solo. Questo l'ho raccolto prima, mi dispiace buttarlo. Sono solo e quindi non so se l'audio è sufficientemente alto, chiaro. Sono in campagna, quindi la connessione potrebbe dare un po' di problemi, un po' di fastidi. Uno strumento necessario per il raccolto in campagna è questo, è una zappetta. Io ve lo consiglio a doppia faccia come questo, perché con questa parte appuntita potete scavare in mezzo alle pietre, insomma nei terreni più duri. Quella piatta vi servirà per tranciare le radici e in questo modo la radice che rimane sottoterra permetterà il prossimo anno la fuoriuscita della nuova pianta. Quindi non facciamo nessuno sfregio alla natura, cioè questo è raccolto in modo preciso. Vedete, tagliato di netto. E la pianta continuerà a nascere e crescere.
abbiamo solo impedito purtroppo di vedere il suo bellissimo fiore, cioè la crescita e la nascita del suo bellissimo fiore, però vabbè, insomma, ce lo possiamo mangiare questa piantina, è peccato lasciarla così. Ok. Io perdo un po' di tempo perché mi piace portarli piuttosto puliti a casa, cioè in laboratorio. Non mi piace portarmi la terra con me. Quindi anche le foglioline, quelle più vicine alla terra, io le rimuovo. Questa non va bene. Questa erbaccia, la togliamo, cioè erba. E questo dispregiativo erbaccia è così brutto. Erba, va bene così. Ok. Io penso che grosso modo ci sono. Adesso facciamo un giro qui nel prato sempre e vi mostro la rucola selvatica. Più in là, anzi approfitto per dirvi che credo che questa diretta del sabato mattina la faremo tutti sabato mattina, perché sono un po' più libero dal lavoro. E niente, praticamente andremo comunque, usciremo comunque per campagne, quindi qui in provincia di Foggia. Quando ci sono raccolti spontanei, cioè piante spontanee, le andiamo a raccogliere insieme. Quando invece questo non è possibile, comunque andremo sui prati, non spontanei come in questo caso, non abbandonati, andremo sui raccolti e faremo delle raccolte, insomma, con il consenso del proprietario del terreno, raccoglieremo qualcosa sempre da mangiare. Quindi ogni sabato mattina, ricordatevi, attorno alle 10, 10 e mezza, una diretta sul mio canale sulla raccolta delle piante, che siano spontanee o coltivate. Ok, allora adesso vi mostro, questo è il mio raccolto di oggi, vediamo se la telecamera lo inquadra bene. Vedete quanto sono brutti? Cioè, voi dite, ma sì, è vero che si mangia, questi sono fantastici ragazzi, da mangiare queste cose sono eccezionali. E io poi non sono un medico, però sinceramente so che sono anche parecchio salutari. Un attimo che giro la telecamera. Sì, mi vedete, sì? Ok. Allora, nel caso adesso delle altre erbe non le raccoglierò perché non mi servono, anche perché sarebbe un peccato non consumarle. Vedete che bello il pozzo, le mie spalle, la mia macchina. E niente, allora vi mostro quello che c'è a terra qui insieme ai cardoni, ai cardoncelli, e poi ci salutiamo. Vedete, questa è la rucola selvatica, la rughetta selvatica. Questa ha un profumo eccezionale, ragazzi. E di questa non ne serve parecchia, di questa ne serve veramente poca. Qui poi abbiamo, vediamo, prima li avevo visti, c'era anche un po' di origano. Non lo vedo nelle mie vicinanze. Comunque vi assicuro che si è sentita sia la menta, perché man mano che si calpesta il prato si sentono i profumi. Ecco, vedete, questo è un cardone, è un cardo selvatico, cardoncello, che sta spigando, però questa è un'altra varietà ancora. Non sono, eccolo qua, vedete quanto è grande questo e quanto è piccolo questo. Questi sono i cardoncelli. Io non riesco a vedere, c'è il sole, eccolo qua, questo è il cardoncello piccolino e quello è un'altra varietà. Credo non sia commestibile questo, però vabbè, non è stato oggetto del nostro raccolto. Eccola qua l'altra rucola, è pieno di rucola. Quasi quasi un po' me la raccolgo per farci un'insalata stasera con i pomodorini. Allora, giro la telecamera. Che dirvi, ci vediamo a questo punto, ci vediamo sabato mattina prossima, attorno alle 10. Attorno, perché un orario preciso non c'è, ma grosso modo saranno le 10 del mattino. E
niente, ci vediamo con un prossimo raccolto, vediamo adesso che cosa mi viene in mente. Forse proprio la rucola, facciamo un bel pesto di rucola, facciamo una ricetta con la rucola. E ogni pomeriggio alle 18 di domenica c'è la pubblicazione del mio video. Quello che uscirà praticamente domenica sarà il limoncello, quindi ho trasformato limoncello, mandarinetto e carrubo. Mi sono state portate delle carrube e ho messo praticamente in infusione anche le carrube. Siccome il video l'ho fatto circa 3 settimane fa, l'ho registrato circa 3 settimane fa, è quasi pronto anche il carrubo, quindi può darsi pure che, vabbè, oggi pomeriggio se facciamo la diretta per i cardongelli vi faccio vedere anche il carrubo. Poi domani, chiaramente sul canale troverete il video, non in diretta, quello registrato, della produzione del limoncello e del mandarinetto, i liquori per eccellenza della provincia di Foggia che rinfrescano l'estate. Ciao ciao amici, alla prossima, un abbraccio dal vostro chef Francesco Pagnello. Come al solito per chiudere ci metterò un po'.